Aggiornamento di calciomercato Inter, dobbiamo parlare della situazione Frattesi che ormai ha preso completamente i quotidiani. È chiaro che quando l'Inter va quasi tutto bene, in queste cose ci si sguazza, ma soprattutto si sta delineando, secondo me, uno scenario sempre più chiaro attorno a Frattesi. C'è stato innanzitutto un incontro tra l'agente del giocatore e la Roma. Roma, il cui DS Ghisolfi prima del derby aveva lanciato anche un messaggio parlando di Frattesi, figlio della Roma, strizzando un pochino l'occhio anche a questo nome, a questo profilo, a questa operazione. Ci sono state delle telefonate sempre tra la gente e il Napoli, ma pure la Juventus addirittura. Già 2 settimane fa vi avevo detto che l'Inter su Frattesi è stata molto chiara. Oggi l'Inter valuta Frattesi 50 milioni di euro, ma minimo 45, ma forse anche 50 milioni. E questa cosa adesso, come vedete, la stanno ripetendo un pochino tutti. La Gazzetta dello Sport ha ulteriormente rilanciato, tra l'altro, raccontando che 45 milioni sarebbe eventualmente la valutazione per vendere il giocatore all'estero oppure alla Roma, mentre Napoli e Juventus, che sono dirette concorrenti dell'Inter, devono sborsarne 70 addirittura di milioni per il giocatore. Quindi è un po' un messaggio che l'Inter non vuole vendere Davide Frattesi e lo sta ribadendo. E il punto è proprio qui, il punto è proprio questo, che l'Inter non vorrebbe vendere Frattesi, l'Inter non vorrebbe vendere, l'Inter a gennaio non vorrebbe fare niente di rivoluzionario in questa rosa, per cui tra voci di scambio, malumori, eccetera, eccetera, facciamo un po' il punto della situazione su quello che sta succedendo e lo facciamo in questo nuovo episodio. Ben ritrovati allora, amiche e amici passioni interisti, vi invito a lasciare un mi piace e se non l'avete ancora fatto, clic sul tasto iscriviti, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti e ci spingete sempre più verso quota 80.000 iscritti, visto che stiamo volando grazie al vostro supporto. E grazie a voi, tra l'altro, posso annunciare anche una novità qui su Passione Inter, perché ce l'avete chiesto in tantissimi e finalmente possiamo annunciare che per diventare soci del club di Passione Inter adesso è ancora più semplice e ancora più flessibile. Abbiamo introdotto gli abbonamenti mensili, per cui da questo momento c'è la possibilità, se vuoi, di abbonarti mensilmente al nostro club e poi ovviamente avrai la possibilità di accedere a tutti i vantaggi e capire se appunto il club è quello che fa per te. Per cui in descrizione trovi il link per entrare a far parte del club di Passione Inter anche con questa nuova modalità dell'abbonamento mensile. In questo appuntamento però parliamo di Frattesi, una situazione che sta facendo molto discutere proprio nel club di Passione Inter e non solo. E partiamo da un punto basilare, secondo me. Da dove nascono queste voci? Chi fa nascere queste voci e chi le sta alimentando soprattutto? La prima risposta è che è praticamente tutto lato giocatore, o meglio, lato agente del giocatore, perché è da qui che nasce tutto. Già la scorsa estate, se vi ricordate, parlò dopo un incontro nella sede dell'Inter, l'agente Beppe Riso era uscito dalla sede dell'Inter alimentando anche le voci su Buongiorno e questo aveva portato poi anche ulteriormente ad accelerare il Napoli e alzare ulteriormente l'asta. Quindi sappiamo che questo agente molto influente a livello sportivo e anche mediatico ha questo modus operandi. In quell'occasione era nella sede dell'Inter per parlare del minutaggio di Frattesi e capire soprattutto qual era il ruolo di Frattesi nell'Inter e far presente anche non un malumore, ma un'esigenza da parte del giocatore di capire appunto meglio il suo ruolo. Poi durante questa prima parte di stagione, con i vari infortuni che ci sono stati, Frattesi ha cominciato in realtà a giocare di più, tant'è che in proiezione avesse proseguito sul quel trend avrebbe giocato molto di più rispetto alla scorsa stagione, proprio come minuti. Adesso siamo attorno ai 1000 minuti, l'anno scorso chiuse a 1500 circa, quindi potenzialmente può giocare ancora di più della scorsa stagione. È evidente che però dopo Empoli, paradossalmente dopo aver segnato una doppietta, sono rientrati titolari e il trend di presenze è diminuito di molto per Frattesi che poi in Supercoppa abbiamo visto per una ventina di minuti in tutto e anche qualcosa in meno. E qui Frattesi, diciamo, si è anche un pochino spento, a dire la verità, nelle ultime apparizioni, dopo aver perso un po' il terreno dopo la gara con l'Empoli, appunto. Io mi ricordo che 3 settimane fa circa, un mese fa più o meno, mi sa era attorno a inizio dicembre, metà dicembre circa, in una delle nostre dirette delle 19:30 avevo portato uno studio sui dati di Frattesi e vi avevo fatto vedere come nei numeri, rispetto alla scorsa stagione, Frattesi fino a quel punto lì era migliorato in maniera
maniera significativa sia nelle statistiche difensive che nelle statistiche di costruzione del gioco. Quindi era riuscito ad affinare, a migliorare, quantomeno a dare dei segnali in 2 aspetti che sono quelli più criticati nel gioco di Frattesi, che però paradossalmente era nel frattempo crollato nel suo apporto offensivo, che invece è la sua principale caratteristica. Quindi lavorando su fase difensiva e pressing e costruzione, che erano le cose che gli si venivano richieste di migliorare, era calato in fase offensiva. Ora i dati invece sono in netto peggioramento e sono in peggioramento rispetto anche alla scorsa stagione sotto tutti gli aspetti. Quindi è evidente che si sia ingrigito anche nelle sue prestazioni. Da qui la gente fa il suo lavoro, ragazzi, ricordiamoci questo, la gente deve fare gli interessi del proprio calciatore e trovare sempre delle migliori opportunità possibili per il giocatore, che si tratti di rimanere dove sta o andare altrove. E soprattutto un agente, ripeto, come Beppe Riso, che gestisce i vari Tonali, Buongiorno, Rovella, Lucca, tanti altri giocatori che bene o male molto spesso sono chiacchierati da giornali e non solo. Ecco, che fa la gente? La gente sonda il mercato, cerca di capire che cosa succede sul mercato e lo fa continuamente per valutare costantemente se può presentarsi appunto un'opportunità migliore per il suo assistito. E qui in tanti allora mi dicono, anche nel gruppo Telegram di Passione Inter mi avete scritto: "Beh, se Frattesi non è d'accordo con questo e vuole restare all'Inter a tutti i costi, licenzia il suo procuratore se fa questo." Non è proprio così, è vero soltanto in parte, nel senso che la gente non sta ad aggiornare passo dopo passo il giocatore su ogni attività. Il giocatore deve rimanere concentrato sul campo e deve essere schermato da queste cose. Quindi la gente fa il giro del mercato, intanto fa anche parlare del suo assistito sui media e non passa inosservato, e fa parlare anche di altri suoi assistiti, come vedremo tra poco, e poi alla fine riporta tutto al giocatore che decide. In questo senso arriviamo poi alla ciccia, alla parte più concreta. Di Juve e Napoli lo abbiamo detto, l'Inter ha lanciato un messaggio molto forte. L'Inter non lo vuole cedere, tantomeno alle dirette concorrenti. Tra l'altro il Napoli, dopo aver visto sfumare Casadei, è andato su Billing, e in ogni caso anche lì dubito che Frattesi avrebbe avuto molto più spazio che all'Inter, vista la concorrenza e visto che il Napoli gioca solo il campionato. Non capirei molto il senso. Quindi c'è soprattutto eventualmente la Roma. Roma che ha venduto Lefè, questo centrocampista che ha lasciato poche tracce nell'avventura alla Roma, lo ha venduto per 23 milioni più o meno si sono garantiti, 45 milioni però probabilmente la Roma non li ha. Quindi Ghisolfi a Milano è stato visto incontrare l'agente Riso, e pare abbiano parlato della possibilità di portare Frattesi a Roma, proponendo all'Inter anche un'operazione un po' più ampia, cioè inserendo nell'affare non più Lorenzo Pellegrini, di cui si era parlato nelle scorse settimane, negli scorsi giorni, ma il centrocampista Bryan Cristante. Proposta che ha fatto infiammare i tifosi. Nel club di Passione Inter si è accesa una discussione in diretta con il nostro Simone, tantissimi commenti contrari a questa ipotesi, e l'Inter anche tramite i giornali sta facendo trapelare e fa capire che vuole 45 milioni e basta. Poi ad un eventuale sostituto ci pensa l'Inter ad andare a prenderlo direttamente, e anche l'ipotesi di un Cristante che arriverebbe solo in prestito come tappabuchi fino a fine stagione per poi prendere un altro centrocampista. Ragazzi, cioè, facciamo i seri. Adesso, cioè, mi scaldo anch'io, mi accendo anch'io. Cristante intanto è infortunato. Ha avuto un problema che, tra l'altro, da quello che ho capito, doveva rientrare a fine 2024 e ancora oggi i tempi di recupero sono slittati. Quindi già vai a prendere un giocatore, se devi prendere un tappabuchi per 6 mesi con dei problemi fisici, già salta tutto qua. Ma in più ci siamo fatti dei problemi, secondo i parametri di Octree, a valutare Jonathan Tah, che all'Inter farebbe super comodo, e vai a prendere un altro giocatore che va verso i 30 anni come Cristante, e non mi sembra un giocatore che sposta gli equilibri, non mi sembra nemmeno un giocatore così più forte o più funzionale di Frattesi, per quanto sia magari un po' più incontrista, un po' più fisico, eccetera, eccetera. Hanno ragione i tifosi ad arrabbiarsi se viene fuori una cosa del genere, cioè parliamoci chiaramente. Intanto faccio anche sul mercato di gennaio, tra l'altro, faccio anche questo ragionamento. Io penso che il mercato di gennaio, con il mondiale per club in arrivo e non solo, stia cambiando anche direzione. Cioè, il mercato di riparazione, spesso veniva chiamato, secondo me sta diventando un mercato in realtà più importante, e lo è a maggior ragione per una squadra come l'Inter, che intanto deve programmare in anticipo, ma poi la prossima estate probabilmente dovrà cambiare molto diversi giocatori, e non avrà molto tempo per farlo, perché appunto sarà il mondiale per club. Quindi in questa logica
in cui tra l'altro le rivali si stanno rafforzando, perché il Napoli puntella alla rosa, c'è da capire che cosa succede con Kvara che potrebbe partire, ma ne prendono eventualmente un altro molto forte, come Zegrova che per me è molto forte e nel caso reinvestono anche in altri reparti. Quindi il Napoli perde sì un giocatore fortissimo, ma probabilmente si rinforza. Il Milan, se parte Okafor, sta provando a prendere Rashford che in prestito di 6 mesi farebbe super comodo pure a noi, se ti liberi di una delle due zavorre là davanti. La Juve prenderà 4 giocatori probabilmente, da capire ancora quando, ma almeno 3 colpi a dir poco li farà. E noi sostituiamo Frattesi con Cristante? Questo è il nostro mercato di gennaio in risposta alle rivali? Io, prima di fare tutti i ragionamenti economici, che comunque sono importantissimi, tattici, eccetera, eccetera, riporto la discussione ad un livello molto banale, molto basilare. Dal mercato io mi aspetto che la mia squadra esca rafforzata, soprattutto se anche le altre si rinforzano, soprattutto in una stagione così equilibrata in cui l'Inter vuole andare in fondo in tutte le competizioni. E con Cristante al posto di Frattesi non esci rafforzato, assolutamente. Quindi che cosa si fa? È tutto nelle mani di Frattesi, da questo punto di vista. È tutto nelle mani di Frattesi e la situazione si deve risolvere in fretta, come ho detto anche nei giorni scorsi. L'Inter giustamente è anche irritata, secondo me, da questo tira e molla, della gente. Se vuole andar via, lo faccia sapere subito e soprattutto porti un'offerta che convince l'Inter. A bilancio oggi Frattesi è circa attorno ai 22 milioni di euro, ma quindi con 40-45 milioni fai una plusvalenza piuttosto importante, ma c'è un 10% sulla futura rivendita che andrebbe dato al Sassuolo in questo accordo che era stato fatto molto oneroso per Frattesi. E l'Inter poi si va a prendere da sola un sostituto che non può essere Cristante, dubito Bernabé perché ha acciaccato pure lui, sicuramente si parlerà di Pessina, che è un altro assistito di riso che in qualche modo cercherà di rifilarci. Ci sono delle voci su Frendrup del Genoa, poi lì bisognerebbe fare un ragionamento anche su Aslani, forse. Il nome per me a questo punto è soltanto uno, da quello che ho capito, ne ho parlato anche con il nostro collega Giorgio Musso, che presto li avremo qui sul canale, è Ricci del Torino, l'idea che ha l'Inter. Questo è il primo nome in lista, se parte Fratesi per quelle cifre lì, nonostante il Milan si sia mosso in maniera molto forte. Altri mi hanno chiesto poi perché non scambiare Frattesi con Anghissà del Napoli, visto che è in scadenza di contratto. E un collega, tra le altre cose, tra gli altri dubbi che ci sono, mi diceva che l'Inter ha scartato Anghissà più volte quando è stato offerto in passato, quindi dubito, e poi il Napoli ha una clausola per rinnovargli il contratto automaticamente, quindi la vedo difficile. Se invece, dall'altro lato, Frattesi non è così, diciamo, non ha così accantonato l'idea di prendersi l'Inter, non è così abbattuto e in rotta e quindi vuole restare, sarebbe innanzitutto una scelta sensata, secondo me, perché spazio ci sarà. Dubito che possa andare a trovare più spazio in un'altra squadra dello stesso livello o addirittura più forte dell'Inter e non c'è un mondiale o un europeo per cui rischia di perdere la nazionale in estate. Quindi per me avrebbe molto senso la sua permanenza. Sta a lui però, diciamo, risintonizzarsi sull'Inter totalmente, buttare via i malumori e impegnarsi ancora di più. Dall'altro lato però anche Inzaghi deve riuscire a coinvolgerlo di più, perché al di là delle caratteristiche, so che tanti non sono d'accordo con me, ma io continuo a pensare che sia un calciatore con dei limiti, Frattesi, ma importante. C'è anche l'aspetto umano e se rischi di perderti un giocatore dal punto di vista della testa, se gli dai solo la colpa, allora lo vendi e basta. Cioè, se tu gli dai la colpa che non si integra, non si dà abbastanza da fare, allora devi prendere la decisione forte e lo accantoni e lo vendi e lo metti tu alla porta. Eh, Altrimenti, visto che c'è stato anche un investimento importante e ripeto, per me è un giocatore con caratteristiche uniche, devi trovare un modo di integrarlo anche tatticamente, ma di valorizzarlo soprattutto dal punto di vista umano, facendolo sentire importante, perché da qui alla fine della stagione, per arrivare in fondo, servono tutti e servono tutti soprattutto sul pezzo. La scorsa stagione è stata una stagione perfetta in campionato, anche perché tutti remavano dalla stessa parte, nella stessa direzione. Questi casi aperti o possibili frizioni assolutamente non aiutano. Per cui palla a Frattesi, però deve chiarire cosa vuole fare da grande e per me sarebbe un peccato anche per lui farsi sfuggire l'opportunità Inter. Fatemi sapere che cosa ne pensate, vi aspetto qui sotto nei commenti, poi li leggeremo in diretta alle 19:30. Nel club di Passione Inter vi aspetto, link in descrizione per proseguire in questa discussione, vi lascio con un approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.